Anna, figlia mia, l'anno che abbiamo trascorso in viaggio mi ha dato il tempo di pensare molto. Il rispetto, la responsabilità, i doveri. Non sono niente in confronto a ciò che è importante, la mia famiglia, tu stessa. Mi dispiace, l'ho capito solo adesso. Passerò al setaccio l'intero cimitero coperto di neve, se questo potrà servire a trovare la cura. Quanto ad Artyom, lui si sente colpevole, vorrebbe fare ammenda. Dovrò solo accertarmi che questa espiazione non gli costi la vita. L'importante è che io sia di nuovo nella metro, e qui nessun mutante mi può fermare. Le radiazioni in superficie sono un'altra faccenda. Ero convinto di essermi guadagnato un biglietto di sola andata venendo qui. Ha detto che c'eravate quasi. Ma a cosa vi serve l'istituto? Sei ostinato. Siamo in missione, ma non ti posso dire altro. Ma adesso, grazie alla roba verde che ci è stata data da Kirill, abbiamo entrambi una chance di raggiungere l'obiettivo e di sopravvivere. Allora, soldato, Artyom è partito. Sarà meglio che adesso mi prepari anch'io. Io cosa faccio, colonnello? Tu resterai qui. Ti affido il comando delle comunicazioni. Qualcuno deve coordinare l'operazione. Ti prendi tu la responsabilità. Signor sì, signore. Bene. A proposito, soldato, come si viveva qui prima delle rivolte, quando c'era ancora abbastanza roba verde? Ah, stavamo bene. Ma papà era sempre in missione o in ricognizione. Quindi tu lo vedevi raramente? Oh no! Papà cercava di tornare prima, soprattutto durante le feste. Eravamo insieme per Capodanno. Colonnello, la manutenzione le ricorda di bruciare tutta la melma intorno alle pompe quando le ha raggiunte. Oh, la melma non ha scampo, direi. Il colonnello Khlebnikov in persona vuole usare il lanciafiamme. Non portare sfortuna. Quanto al lanciafiamme, dove lo trovo? Eccolo, signor colonnello. Ma attento, è molto pesante. Sì, lo so. Vediamo, c'è pressione? Dovrebbe, ma è meglio controllare. La leva è sul lato nel caso dia una pompata o due. Ah, se vuoi un lavoro fatto bene, devi fartelo da solo. Ok, io vado. Fategliela vedere alla melma. Lo faremo di sicuro, signore. Faremo sicuramente. Bocca al lupo. Lo stesso a voi. Oh, grazie. Maledizione, quel coso è enorme! Betulla a tutti i gruppi, ho appena visto un verme gigantesco! Attenti! Betulla qui, Rosso 1, ricevuto. Rosso 2, ricevuto. Rosso 3, ricevuto, signore. Bene.
Betulla, qui Rosso 3, c'è un tubo rotto, non riesco a bruciare la barricata, ho bisogno di qualche esplosivo. Rosso 3, non hai bisogno di esplosivi. Trova la valvola che chiude il flusso dell'acqua. Ricevuto, Betulla. Salve signore, come sta andando? Tutto bene? Sì, tutto ok. Tu invece? Il mio lanciafiamme non mantiene la pressione e non riesco a trovare la perdita. Hai del carburante in più? Non pensavo che quella merda fosse così spessa qui. Certamente, signore. Ecco qua, prego. Bene, grazie. Ho sentito che aiutare gli ufficiali fa bene alla carriera e sì, quella merda è cresciuta a dismisura. Ah, forse ce l'ho fatta. Ah, sì, ce l'ho fatta! Ok, vado a raggiungere gli altri. Buona caccia. Anche a te.
parlato con la manutenzione. Pare che il flusso d'acqua sia ripristinato. Manderanno una squadra a finire il lavoro. Missione compiuta. Bene, grazie. Colonnello? Signore, missione compiuta. Riposo, signori. Avete fatto un ottimo lavoro. Grazie mille, colonnello. Ovviamente abbiamo solo dovuto fare pulizia dopo di lei, signore. Ah, finitela. Solo pulizia, certo. A nome dell'Oscom vi conferisco un encomio ufficiale. Al servizio dell'Oscom. Ottimo! Ora toglietevi quelle tute e andate a riposarvi. Certo, signore. Grazie, signore. Signore, si tolga la tuta e metta giù il lanciafiamme. Devono prima essere decontaminati. Le farò fare anche un'iniezione di roba verde al posto di blocco. Si è preso l'equivalente di una settimana di radiazioni. Bene, grazie. Ecco, prendi. Grazie e arrivederci, colonnello. Venga a bordo, signor colonnello. Grazie mille. Ragazzi, venite su, vi diamo un passaggio alla Prospect. Grazie, signore, ma aspettiamo il trasporto dal quartier generale. C'è abbastanza spazio. Buona fortuna. Andiamo, Petrovic. Sì, signore. Qui quartier generale. Colonnello Klepko. Richiedo rapporto. Missione compiuta, compagno generale. Ho quasi finito, Tolia. I vermi sono tutti morti. I ragazzi si occuperanno di sgomberare e io sto tornando a casa. Dopotutto è Capodanno. Certamente, Slava. A chi dovresti chiedere comprensione se non a un altro padre sì? Ma ti è andata bene. Ho sentito che tuo figlio è già capitano. A proposito, fai le mie congratulazioni a Serioga. E le potrai fare tu stesso. Stiamo organizzando una piccola festa in famiglia il 2 gennaio. Comunque, per adesso passa da me e poi potrai riposare. Ricevuto, passo e chiudo. Passo e chiudo. Signore, si tiri sulla manica. Dobbiamo farle l'iniezione. Ecco qui. Dai, Petrovic, c'è un'iniezione anche per te. No, per favore, preferisco usare il mio iniettore a casa. Ok, come vuoi. Grazie. Non appoggiarsi alle porte, la prossima fermata è Krasny Prospect. Tuo nipote sta peggiorando. No, grazie a Dio. Però la dose standard di roba verde per i bambini non basta per lei, anche se ci siamo spostati alla Prospect. E così accantono tutto quello che posso per l'emergenza. Non è facile, ma sopravviviamo ed è questo che conta. Buon anno! Ma basta parlare di noi. Allora avete arrostito bene quella merda? Ci puoi giurare, Petrovic, ci puoi giurare. Amico mio, buono sapersi. Eppure la prossima volta crescerà più fitta, come fa tutte le volte. Lo vede, le pompe faticano. E a causa della melma hanno lavorato senza sosta per 20 anni. E adesso questa merda. I filtri si intasano, le guarnizioni saltano, il ferro si arrugginisce. E presto il vecchio sistema anti-allagamento si incepperà. E noi ci sposteremo con le barche. Saresti un bravo gondoliere. E so anche cantare. Ti prego, risparmiami. Sei stonato come una campana.
Ci siamo. Ti ringrazio per il passaggio, Petrovic. Buon anno nuovo. Già, anche a lei. E si ricordi, dopo la cerimonia ufficiale aspettiamo lei e Kirill a casa nostra, come sempre. Sì, ci saremo. Colonnello. Colonnello. Prego, signor colonnello. Non mi interessano le sue scuse, capitano. Se lei prende un'iniziativa, deve anche essere pronto a portarla fino in fondo. Può andare. Sì, signore. Salve, signore. Ah, Slava. Ti stavo aspettando. Avvicinati. Su, mettiti comodo. Ci sono stati nuovi sviluppi mentre ti dedicavi al barbecue. Guarda un po' queste mappe. Radioattività di fondo? Sì, gli stalker le hanno prese alla stazione di comunicazione. E adesso voglio che i tuoi vadano là e trovino delle mappe più recenti, con dettagli di tutto il paese, per sapere dove andare. Deve essere tutto sotto il tuo controllo e sotto la più completa riservatezza. Ok? Dove, Tolia? Arriva al punto. Ci stiamo preparando per l'evacuazione. Ok, che rimanga tra noi, ovviamente. È così. Non si può procrastinare, la roba verde è finita. Dovremo ricorrere alle confische, quindi non deve trapelare niente per il momento. Perché la segretezza? Sono buone notizie. La gente offrirebbe le proprie scorte, se lo sapesse. Non decido io, Slava. E poi, a volte è meglio lasciare le buone notizie alla fine. Ah, capisco. Grazie per l'avviso. E ricorda che rimanga tra noi. Mi conosci? Bene, buon anno. Un momento. Vado a casa ora. Come eroe della guerra alla melma e anche come padre single, il comando ha voluto concederti un regalo di Capodanno. Un mese di scorta per 2. Grazie. Non voglio trattenerti oltre, a meno che... Ti andrebbe un tè? Sai come tenere un uomo lontano dalla sua famiglia? Come sta Serioga? È orgoglioso di sé, ovviamente. Beh, immagina. Mio figlio è diventato capitano, senza che io alzassi un dito. Ci crederesti? Oh, altro che se ci credo. Tipico da parte tua. Io credo che debba contare solo sulle sue forze. Forma il carattere. Esatto, proprio così. Era un ragazzo un po' delicato, come sua madre. Ora è molto più forte. Sei sempre stato molto duro con lui, forse troppo. Io non potrei mai essere così. Veramente, e parlo come uno che conosce bene entrambi, penso che tu faccia un ottimo lavoro. Sta diventando un vero uomo, un guerriero dell'Oscom. Sì, è un grande fan di tutto ciò che è Oscom. Ai suoi occhi siamo come dei supereroi. È inquietante, in realtà. Ma noi siamo eroi. Stiamo cercando di salvare tutti e lo facciamo per i nostri figli. Che cosa c'è di inquietante? Il fatto è che non capisce ancora molte cose e ci ha idealizzato. Pensa che siamo cavalieri senza paura e irreprensibili, ma la realtà è più complicata. Sei obbligato a fare certe scelte. Poi guardi tuo figlio negli occhi e pensi, lo capirebbe se gli dicessi com'è andata. E un giorno succederà. Kirill è un vero uomo, vedrai che capirà. Un vero eroe, Slava, non è uno che mostra i muscoli e sfoggia una corazza brillante. Un eroe è una persona che fa quello che va fatto. Si può sporcare di fango, a volte anche di sangue, ma fa tutto quello che deve fare, perché sa che è necessario. Quando capisci questo, allora sei un vero uomo. Forse. Ma così siamo vicini al concetto che il fine giustifica i mezzi. Ma andiamo. Queste sono soltanto stronzate. Oh no! Il fine giustifica i mezzi? Non puoi dire così! Quelle sono parole bruttissime, vergogna! La professoressa di filosofia, Maria Ivanovna, ce l'ha spiegato bene. Ma io dico che è così. Come altro ottenere dei risultati
Se si sacrifica qualcosa è per arrivare. È mai andata diversamente. Ma li giustifica sempre? D'accordo, hai vinto allora. Hai ragione. Così ottieni le cose. Ma ho sempre pensato che fosse questione di sincerità se li giustifichi o meno. Sincerità verso se stessi, in primo luogo. Un pensiero profondo, direi quasi filosofico. Hai seguito anche tu il corso avanzato di Maria Ivanovna? Bene, è meglio che vada adesso. Se Slava, scusa, ti ho trattenuto, va da tuo figlio. Porta i miei saluti a Kirill e auguri di buon anno. Salve, Salve signore, c'è troppa gente ammassata, non riuscirà a passare. Conviene fare il giro del ristorante per raggiungere la galleria. Grazie. Buon anno. Buon anno a lei, colonnello. Sai cosa mi manca per entrare? Schifoso! Ma guardati, maiale! Capito. buon anno, colonnello. Senti, un giorno dovremmo uscire fuori, no? Sei già bellissimo. Boh, papà! Scommetto che non ti aspettavi un agguato. Ti sei camuffato bene, soldato. Ma ho una domanda. Dov'è il tuo rapporto? Oh! La missione per preparare i festeggiamenti è quasi compiuta. Manca solamente una lampadina. Riposo, soldato. Ti aiuterò io. Buon anno, papà! Non pensavo che saresti arrivato. Eri in ritardo al mio compleanno e anche all'anniversario della mamma. Vedi, stavo solo cercando di fare del mio meglio perché ci fosse il minor numero possibile di anniversari tristi nelle altre famiglie. Ah, sì, capisco. Ne sono felice. Dai, accendi ora. Missione completata! Ottimo lavoro, soldato. Grazie. Oh, papà, devo darti una cosa. Ecco, l'ho aggiustato con Petrovic. Oh, grazie, figliolo. E a proposito di Petrovic, non appena sarà terminata la cerimonia ufficiale, tutto il personale è pregato di lavarsi la faccia e di andare subito a casa di Petrovic in alta uniforme. Yeah! Andare da Petrovic, faccia pulita e alta uniforme. Ricevuto, signor colonnello. Wow, l'albero è bellissimo. Sì, ascolta. Cari cittadini di Krasny Prospekt e cari ospiti delle altre stazioni, l'anno 2034 è quasi finito. È stato un anno difficile, ma le avversità sono servite a farci sentire più uniti di fronte all'obiettivo: il benessere di tutti coloro che vivono qui, nelle gallerie. Tutti noi ci aspettiamo che questo nuovo anno ci porti dei cambiamenti in meglio. E vi assicuro che arriveranno, grazie all'impegno profuso da tutta la comunità. A nome del comando dell'Oscom, ringrazio tutti per il lavoro svolto e vi auguro un felice anno nuovo. Felice 2035! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, buon anno a tutti! Che lo sapevo. Kirill, qui Miller. Controllo comunicazioni, mi ricevi? Lo sento forte e chiaro, colonnello. Kirill, sono alle bancarelle del mercato. Dov'è il passaggio per la Sibirskaya?
Al piano di sotto. Un tempo c'era il quartier generale dell'Ostrom. Portavano lì la roba verde. Capisco. Confische. Trovato. Grazie, soldato. Cittadini, vi invitiamo a mantenere la calma. Consegnate spontaneamente le scorte di agente radioprotettivo alle autorità. Ricordate, abbiamo il dovere di restare uniti e assicurare il bene comune di tutta la popolazione. Sono già stufo. Posso, generale, signore? Niente conveniente, Slava. Non sono dell'umore giusto. Come va la Sibirskaya? Lì abbiamo finito. Ed ecco il risultato. Non è molto. Si mette male. Siamo in mezzo a una ricaduta radioattiva e dovremo arrostire per almeno altri 500 chilometri. I tuoi hanno trovato delle mappe, ma non c'è una zona sicura in nessuna di esse. Speravo nel lago Baikal, invece... Cercano ancora il Baikal. L'archivio è distrutto. Quanto alle radiazioni, i filtri servono proprio a non far entrare la polvere. Filtri? Tutti i vagoni sono così radioattivi che non c'è filtro che tenga, ci vuole la roba verde. Ci saranno anche dei bambini. Tu stesso hai un figlio, lo sai che a loro ne serve di più. Lo so, ne abbiamo abbastanza? Non per tutti contemporaneamente. Evacueremo le persone importanti, decontamineremo i vagoni e poi porteremo fuori gli altri. Vuoi dire che intendi dividere le persone per tipo, cioè quelle che salviamo per prime e poi tutto il resto? Ma sai cosa c'è in ballo? I nostri figli per prima cosa. Che cosa hai da ridire? Da te non me lo sarei mai aspettato. Devi pensare a Kirill. Io l'ho fatto, ci ho pensato. Voi due partirete con il primo treno. Quindi non abbandonarmi. Dimentica tutto e riposati. I tuoi si occuperanno da soli della Prospect. Va bene. Mi serve un'altra sigaretta. Tu vuoi? Non mi dispiacerebbe. Beh, prendi allora. Da quanto non fumavo sigarette così? Nelle stazioni contaminate è pieno di piantagrane. Sai chi intendo. Fanno discorsi su come eliminare il regime e iniziare una nuova vita. E alla fine l'avranno vinta. Esattamente. Appena tutti sapranno che non abbiamo più roba verde. E si inizierà a parlare di evacuazione. Molto presto. Sì, ovvio. Tutto quanto verrà ingigantito. Diranno che i vertici scappano, abbandonando la gente comune. Non perderanno questa occasione. Beh, vedo che hai capito tutto. Manterremo l'ordine finché ci sarà possibile. Che Dio ci salvi da una vera rivolta. Ma Dio favorisce chi è pronto. Tu prepara le armi, Slava. Verranno momenti difficili. Già, qui le cose si mettono male. Beh, non ci rimane scelta. O salviamo chi possiamo, o sprofondiamo nel caos e moriamo tutti. Quindi, se devi sparare, fingi che sia una guerra ai morti viventi. Ogni rivoltoso è un cadavere che cerca di trascinarci nella sua tomba. Che visione cinica. Cinica, ma realistica. Speriamo solo di non arrivarci. I tuoi sono pronti a fare la loro parte? Quelli che non lo erano si sono ritirati anni fa. Che cosa ne pensi degli altri? Di alcuni non sono sicuro. Inizieremo in sordina a sciogliere e disarmare le unità. Lo sai che così rischi di gettare benzina sul fuoco? E cos'altro potrei fare? Le cose non cambiano comunque. Già, vero. Lo sai, mi sento stanco. Credo proprio che me ne andrò. Certamente. Cerca di riposarti finché puoi. Temo che non avrai. E Slava, sta attento. Anche tu, Tolia.
Salve, signore. Dateci la roba verde, sono giorni che aspettiamo. Come possono farlo? Fila in maniera ordinata. Fatevi da parte. Non inizieremo finché non sarà ristabilito l'ordine. Dica di iniziare a distribuire. Allontanatevi! Non possiamo più aspettare. Signore, chiedo il permesso di parlare. Accordato. Segnalazione anonima di riserve in eccesso. Non possiamo ignorarla. Ma non vuole aprire la porta. Capisco. Andiamo. Mi sono appena ricordato di Da questa parte, signore! Su, apri, Petrovic. Slava. Prego. Grazie. Seguitemi. Mikhail Petrovic, sai perché siamo qui. Ora consegna spontaneamente le riserve in eccesso e non avrai problemi. Non posso. Sa bene che non posso farlo, perché sono per mia nipote e ciò che ho risparmiato dalle mie razioni. Non posso farci niente. Ci hanno segnalato le riserve e dobbiamo provvedere. Iniziate a cercare. Guardate là. È un'ingiustizia. Sono i miei risparmi, li ho messi da parte. Li ho guadagnati onestamente Lo so, e lei ma lo sa. seguiamo le regole. Nasconde riserve? Ne ha un po'. Le mie Non riserve. moltissime, però. Ma mia nipote è ammalata e ne ha bisogno. Sì, come no, tua nipote. Secondo me la vendevi al mercato. Colonnello, la prego, glielo dica. Lei sa che è vero. Signore, non può essere tutto qui. Cerchiamo ancora. Va raggiunta una quota. Basta. Stiamo confiscando solo le riserve in eccesso. Ma signore, dovrò inserire tutto nel rapporto. Porta questa roba al quartier generale e riferisci che ho interrotto la ricerca. Sì, signore. Mi dispiace. Lo so che non aveva altra scelta. E grazie, me ne ha lasciata un po'. Dispiace anche a me, ma hai ragione, non avevo altra scelta. Non ce l'ha nessuno. Adesso devo andare. Nessun problema. Oscom, forza, apri! Salve, soldato. Sono veramente distrutto. Kirill. E va bene, soldato. Cosa c'è che non va? Niente. Ma non voglio Tu non vuoi cosa? essere un soldato e neanche far più parte dell'Oscom. Ah, ecco. Sentiamo, che cosa è successo? Sono stato alla Sibirskaya e ho visto i soldati portar via la roba verde. E un mercante non voleva dargliela. Si è messo a gridare. L'hanno picchiato e gliel'hanno presa lo stesso. Una cosa del genere è inaccettabile. Domani mattina mi farò subito dare i loro nomi. Mi hai detto che l'Oscom ci protegge. Invece rubate la roba verde. Perché? Beh, non è facile. Siamo un po' a corto di roba verde. È per questo che la portiamo via a chi ne ha tanta per darla a chi non ne ha abbastanza. Altrimenti i ricchi si godrebbero le loro scorte mentre i poveri morirebbero. Ti pare una cosa giusta? Certo che no. È ovvio che mi pare ingiusto. Esattamente. Quelli a cui la portiamo via non sono felici, ma non abbiamo altra scelta. Ah, se prendessero la mia roba verde, non sarei certo felice. Ma capisco adesso. Ottimo, ma quei soldati hanno sbagliato e mi assicurerò che vengano puniti e che vadano a scusarsi. Sì, per favore, devono chiedere scusa. Perfetto. E a proposito di roba verde, è ora di dartene una dose. Dammi il braccio. Va bene. Fatto.
Kirill, qui è Miller. Mi ricevi? Passo. Ricevo, colonnello. C'è un'interferenza. Passo. Sì, la sento anch'io. Sto per entrare alla Sibirskaya. È qui che si è svolta l'ultima battaglia. Passo. Sì, lo so perché me lo ha detto mio padre. Prima che i rivoltosi iniziassero l'ultimo attacco, me ne ha parlato. Papà, devi proprio andare. Non ti sei riposato. I rivoltosi stanno avanzando, non c'è tempo per riposare. Rivoltosi. Ma papà, se noi, Loscom, proteggiamo la gente, perché mentiamo? Wow, sei cresciuto, soldato. Non me ne ero accorto. Dai, facciamo un discorso da adulti. Si deve dire la verità? Ovviamente. Ma la vita è una questione complicata. Nelle mani del nemico la verità è pericolosa. Dobbiamo scegliere con cura di chi possiamo fidarci e di chi invece no. Il comando possiede il quadro generale e prende decisioni. Anche se a volte queste decisioni sono spiacevoli, sono sempre necessarie. Il comando deve pensare a tutti, mentre i civili devono pensare solo a loro stessi. Per questo bisogna tenere nascosta la verità. Potrebbe spaventarli. È per il loro bene. Riesci a capirlo? Capisco. Però questo pensiero fa un po' paura. Nella vita ci sono molte cose che fanno paura, ma io ti ho cresciuto bene. Sei diventato forte e coraggioso. Puoi farcela. Va bene, è ora di andare. Va a casa, non uscire e non fare entrare nessuno finché non torno. È un ordine. Certo, sì, colonnello. Sergente, accompagnalo. Sì, signore. Andiamo, Kirill. E va bene. Buona fortuna, papà. Buona fortuna. Colonnello. Slava, mi dispiace. So che non c'era altra scelta. Se non avessi detto niente, non avrebbero mai creduto di aver trovato È tutta tutta la roba. acqua passata. Né io né te abbiamo potuto scegliere, Petrovic. Ti auguro buona fortuna. Ci vediamo sul treno. Grazie. Non perdete altro tempo, rafforzate le difese! Sì, signore. Sparate per uccidere! Resistete, gente! Resistete! Fuoco! Prendete i rivoltosi! Non arriva dei rivoltosi! Via libera, andate. Ascolta, i ingegneri non ce l'hanno fatta, ma le cariche sono piazzate. Dobbiamo raggiungere il dispositivo e usarlo. Tenente, vado a prendere il detonatore. Copritemi. Sì, signore. Attenzione, fuoco di copertura per il colonnello. Usate tutte le munizioni. Ricevuto. Via libera, andate.
Quartier generale, qui Klebnikov. Quartier generale. Una carica non è esplosa. Ripiegate alla Siberskaya e fermateli lì. Non posso contare su nessun altro. Ricevuto. Passo e chiudo. Colonnello, qui, signore! Copritemi, me ne occupo io! Sono a secco, mi ritiro! Non potete portarmi la nostra ramanetta! Uccidete tutti! Dovrebbe ritirarsi nella seconda linea! Fermateli qui, fino all'ultimo uomo! Non ci saranno rinforzi! O noi o loro! A camminare. Ma cosa succede? Gas! Quei bastardi stanno usando il gas! Uscite tutti! Gas! E gas! Resista! L'aiuto! Tenga duro! Farò rapporto al generale! Signor generale, c'è stato... Le pedine sono sistemate. Operazione completata. Pronti per l'evacuazione. Sei un bastardo. Cosa vuol dire? È già partito. Cosa? Cosa sta succedendo? Ci stiamo occupando dell'evacuazione. Evacuazione? Ma se avete ucciso tutti! Soldati! Civili! Non è rimasto nessuno da evacuare! Slava! La roba verde è rimasta, basterà solo per evacuare i vertici. Tutti gli altri sono spacciati! Il gas è servito solo per abbreviare l'agonia. Tu lo sapevi! Tu hai sempre saputo tutto, brutto figlio di puttana! Avevo altra scelta? E che differenza fa adesso? Ma hanno fatto un grosso errore a lasciarmi. Petrov! Gli stronzi ci hanno mollato! Passami Seryoga, subito! Cosa? Morto? Seryoga? Figlio mio. Ora ascoltami.
C'è un lanciarazzi insieme alle armi. Prendilo, poi vai al vecchio incrocio e annienta quegli stronzi! Vai! Quindi, che cosa facciamo ora? Che importa? Io ne ho abbastanza. Addio, Slava. Papà! Lo zio Tolia si è suicidato. Perché? Non guardare. Mi spiace di aver disobbedito. C'erano spari alla stazione e poi il silenzio. Tu non tornavi. Ero agitato. Sono venuto a cercarti. Ascolta, prima ti ho detto a chi si può dire la verità e a chi non si deve. Dimenticalo. Non è una cosa che spetta a noi decidere. E quando qualcuno ti inganna, sappi che non è mai per il tuo bene. Ecco perché lui è morto. Sì, capisco. Bene. E ora torniamo a casa, figlio mio. Kirill, qui è Miller. Sono all'ingresso del bunker. Roger, colonnello. Perderà il collegamento lì, quindi la prego, ti aspetto. Ma certo, Kirill. Qui Miller, passo e chiudo. Abete, qui Betulla. Rispondi, passo. Betulla, qui Abete. Parla, passo. Soldato, sono alla porta del bunker. Lì sotto perderò il collegamento, non so per quanto. Quando è il prossimo contatto radio programmato? A mezzogiorno, colonnello. La batteria? La tengo carica. La porta? Chiusa. E sto mangiando il fegato. E sto bruciando la melma. E non vado mai nelle stazioni contaminate. Papà, mi hai scritto tutto su un biglietto. Lo sto leggendo a voce alta. Bravo, benissimo. Leggere aiuta a ricordare. È tutto, Abete. Chiudo la comunicazione. Ricevuto, Betulla. Passo e chiudo. Abete, rispondi, passo. Qui Abete, passo. Ti voglio tanto bene. Ricordalo, figlio. Anch'io ti voglio bene. E voglio che mangi il fegato, senza eccezioni. Passo e chiudo. Tutto il personale deve evacuare immediatamente il complesso. Tutto il personale deve evacuare immediatamente il complesso. Tutto il evacuare immediatamente il complesso. Tutto il immediatamente il complesso. Attenzione, lo scudo biologico del reattore è compromesso. Attenzione, guasto nell'isolamento del reattore. Interruzione corrente di riserva. Attivo corrente principale. Riavvio del sistema imminente.
Preparazione del riavvio del sistema. 20%. Preparazione del riavvio del sistema. 40%. Preparazione del riavvio del sistema. Tutto il personale deve evacuare. Interruzione corrente di riserva. Attivo corrente di preparazione del riavvio del sistema. 80. Tutto il personale deve evacuare immediatamente il complesso. Riavvio completato. Attivazione corrente principale. Del reattore, avvio corrente di riserva. Interruzione corrente di riserva, attivo corrente del sistema biologico compromettente, avvio dello spegnimento di attivazione corrente di immediatamente il complesso. Tutto il personale deve evacuare. Biologico compromesso, attuato nel regolamento del reattore. Avvio dello spegnimento di evacuare immediatamente il complesso. Tutto il personale deve evacuare immediatamente il complesso. Interruzione corrente di riserva. Attivo corrente di
trovata! Interruzione corrente di ricerca. Attivo corrente principale. Tutto il personale Riavvio completato. Attivazione corrente. Riavvio completato. Attivazione corrente. Kirill, arrivo tra poco. Mi serve solo un po' di riposo. Sono molto stanco. Eccoti qua, fratello. Hai trovato le mappe e ti sei riposato un po'. Anch'io devo riposare. Che fastidio questi pezzi di ferro. Ma non posso stare qui troppo a lungo. È tuo figlio che mi ha mandato qui. Mi ha detto dove cercare. È un tipo tosto, il tuo Kirill. Sì, ora capisco il suo sforzo. I figli. Si tratta sempre di loro. Anch'io sono qui per mia figlia. È intelligente, è forte, gentile e bella. Non so descrivere l'orgoglio che provo per lei e l'amore, naturalmente. Sto cercando di essere un padre, ma somiglio a un colonnello. È come se, mostrando il mio affetto, mostrassi anche la mia vulnerabilità. Non solo a lei, ma a suo marito anche. All'inizio pensavo che fosse un bravo ragazzo, ma la sua ossessione per la verità mi ha quasi fatto impazzire. Ha messo a rischio la sua vita, pur avendo l'amore della donna migliore al mondo. Le persone per bene vogliono delle cose normali. Un brodo caldo, un posto da poter chiamare casa e dei bambini sani. Lui invece vuole la verità. Fammi dare un'occhiata a quelle mappe. Mi sono arrabbiato molto con lui, ma poi ho guardato tutto da un'altra prospettiva, riesaminando la mia vita fino a quel punto, in qualche modo. Soprattutto quando ho sentito la tua storia. In te ho rivisto com'ero io in passato, amico. Abbiamo servito la menzogna
perché entrambi ci eravamo convinti che questo fosse necessario. Se non fosse stato per lui, forse avrei fatto la tua stessa fine. Ma adesso, finalmente, la mia vita ha davvero il significato che merita. Tutto perché ora posso guardare dritto negli occhi la verità. Sono sicuro che tu riesca a capire. Grazie mille per le mappe. Non pensare che sia stato inutile. Hai salvato tutti noi. E Kirill, gli darò questo orologio e mi assicurerò che se ne vada da questo inferno. Ti do la mia parola. Beh, è ora. Addio, colonnello Klebnikov. Riposa in pace. Artyom, non mollare! Devi resistere! Figliolo!